Today we're in Valliera, Piedmont, Italy, to see how Castelmagno cheese is made. This cheese is a very special blue cheese because actually, unlike other blue cheeses, it's not 100% guaranteed that it will turn blue. The reason for that is that unlike other blue cheeses, it is not inoculated with the fungus, the penicillium, that creates the blue veins, but rather it is left to age in caves where the fungus is naturally present. The cheese is also not pierced, which is something that also happens in other blue cheeses, and that means that the fungus has little space to actually penetrate the cheese, and cheesemakers in the area actually have no say in whether or not the blue veins will actually form. There are some cheeses that never get them and some that get very little. Castelmagno can either be di montagna or di alpeggio. That means either from the mountain or actually from the Alps, which are much higher. And that means that the cows are grazing at a much higher altitude. In fact, today we're at 1,500 meters above sea level. And well, I guess you can guess it from the fog that's behind me. It's very different from the landscape that I'm used to in the south of Italy. And today we're going to meet with Enzo, the cheesemaker at the Desmartin Dairy. He's going to show us how the Alps Castelmagno is made. I cannot wait to see it, and who knows, maybe today we're going to see some blue veins, maybe not. It's all part of the game for this cheese. Let's go. The day begins with the arrival of this morning's milk, which Enzo uses in combination with the evening milk from the day before. Ce ne sono 266 litri e adesso lo stiamo scaricando, dopodiché lo scalderemo, lo porteremo a 35 gradi perché la lavorazione del Castelmagno è una lavorazione a latte crudo. With this amount of milk, Enzo will make 6 wheels of Castelmagno, each weighing around 5 kilos. Enzo is using only cow's milk today, but Castelmagno cheese can also be made with goat's milk. È un motivo storico in montagna, ma non soltanto in montagna, comunque in modo particolare da queste parti. Chi aveva una volta avevano una vacca, 2 vacche, 3 vacche, qualche capra, qualche pecora e quindi loro non stavano a fare dei formaggi a seconda del tipo di latte, mettevano tutto il latte insieme e quindi lavoravano tutto il latte. Because the morning and evening milks have different temperatures, reaching the ideal temperature for the next step is a slow process. Difatti solitamente la temperatura del frigo è intorno ai 5-6 gradi, quando arriva questo che arriva a tra Mungilo, Portalo Giù, arriva qua che è intorno ai 25. Sì. 18,7. 18,7, esatto. Quindi bisogna ancora aspettare. Making a wheel of Castelmagno cheese takes over 5 days in total from start to finish. But no making process is linear in cheese making. Usually, Enzo spends his days at the dairy juggling between different tasks. While he waits for the milk to reach the targeted 35 degrees, he's busy cutting blocks of curd from the day before, or milling curd that is 4 days old. But more on these steps later. When the milk is ready, Enzo adds rennet. Vado ad aggiungere caglio e vado a miscelarlo tutto. Gli do un colpo un po' più forte, di modo che l'aria viene su e salendo piano piano vado a rallentare e a fermare il movimento del latte. Piano piano piano. Con questo strumento lui mi evita che ci siano tanti movimenti sia rotatori che alto e basso. Ecco perché è bucherellato. Esatto. E adesso andiamo a coprire. It will take about 30 minutes for the milk to split into curds and whey. Senti che la lira
va sempre a raschiare sul fondo. La densità è grosso modo paragonabile a quella della panna cotta, per intenderci. Sì. Questo è il requisito che deve avere per poter essere per noi tagliata. Abbiamo necessità, essendo il Castelmagno un formaggio stagionato, abbiamo necessità di fare fuoriuscire il siero dalla cagliata. Questo perché? Perché se manteniamo troppo siero all'interno della cagliata, sì che rimane umido, però nella stagionatura lunga potrebbe portare poi delle problematiche legate all'amaro. Quindi quando è troppo amaro vuol dire che c'era troppo siero. All'interno della pasta ce n'era troppo, fondamentalmente. Okay. Sì, perché comunque quando si estrae la cagliata sono i grassi, quindi la parte dolce. Esatto. Qui aspettiamo che il siero vada a ricoprire completamente la cagliata, quindi la cagliata scenda, aspettiamo un po', andiamo poi a fare un altro taglio, di nuovo qualche minuto, poi andremo a rompere completamente di nuovo tutto e ha una dimensione paragonabile a quella del riso barra mais. Sì, la taglio solo orizzontale adesso. Perché prima tagliandola verticalmente sono andato a creare delle fette appunto nel senso dell'altezza. Adesso lo tagliate un po' in orizzontale, aspetto di nuovo qualche minuto. Allora vedi Claudia, adesso il siero ha ricoperto completamente la cagliata, quindi la cagliata è scesa, è il punto giusto per poter iniziare a tra riso e mais. Vedi. After the curd is cut, Enzo will keep stirring to further separate the curd in whey. When the curd is ready, Enzo connects the vat to another vat downstairs to drain the excess whey and transfer the curd. Some whey will be saved to be used at a later stage of the making process. Devo ancora asciugare qualche minuto, ma siamo praticamente pronti a scaricare. Ok. The curd will rest here overnight until it drains more whey and it's a more solid block to work with. Domani per tanti sarebbe già un formaggio fondamentalmente, perché per tanti il giorno successivo l'hanno messo nella fuscella ed è formaggio. Per noi invece è ancora una fase intermedia della lavorazione. E cosa aggiunge questo giorno in più? Allora, questo qua è un motivo storico. In montagna, una volta avendo magari per famiglia una vacca o due pecore, 2 capre, avevano poco latte. Invece si erano inventati di mettere più cagliate insieme in modo da fare una forma più grossa che manteneva l'umidità e quindi riuscire ad ottenere del formaggio comunque morbido anche per tutto l'inverno. Tomorrow Enzo will move it to this vat here, where it will stay from 2 to 4 days to ferment. Do you remember the excess whey from today's production? Enzo just added it to yesterday's curd, which is currently maturing in the vat here. Sì. Quindi mi dicevi che tu non sei di queste parti. No, noi non siamo della montagna, nessuno di noi. Ma come hai imparato a fare il formaggio? Quando siamo partiti con il progetto nel 2007, questo qua era un portico agricolo, completamente non semidistrutto ma quasi. Abbiamo fatto il caseificio, abbiamo fatto le stagionature, i miei soci sono alcuni produttori di vino,
2 architetti erano, vendevo capannoni industriali e l'ho fatto per 20 anni. Davvero? Sì, assolutamente. Sì, io vendevo capannoni industriali. Vabbè, ma come mai questa idea di fare il formaggio? Aspetta, perché uno dei miei amici frequentava questi posti per passeggiate in montagna e è venuto a sapere che c'erano delle baite qua abbandonate che avevano a servizio anche degli alpeggi. Perché non fare un recupero di una parte di un borgo cercando di dare di vita sotto il punto anche produttivo, ritornando a fare quello che è la peculiarità di questi posti, di questo territorio, che è il Castelmagno d'Alpegio, perché noi siamo, come dicevo prima, nella zona di produzione del Castelmagno d'Alpegio. Ok. Ha trovato 10 amici che abbiamo fatto questa pazzia, abbiamo acquistato, recuperato e poi, come ti dicevo, abbiamo assunto una ragazza che aveva esperienza precedente in un caseificio di valle. Quindi lei ti ha Ed insegnato. è lei che, affiancandola, Ma come ti trovi a fare il formaggio? Perché i capannoni sono comunque, non sono... no, ma io ero vivi. direttore commerciale, quindi figurati, e giravo con giacca e cravatta tutto il giorno. Ah, ok. Sì, sì. Adesso invece faccio il formaggio, quando c'è necessità vado a mungere, è una vita un po' diversa. E quindi non ero più così soddisfatto di quello che stavo facendo. E qui non c'è niente di industriale. Qua, ecco. qua come puoi vedere, di industriale non c'è assolutamente niente. Quindi io mi spostavo tutti i giorni, facevo 200 km in macchina, andare e 200 tornare. Quindi la mia vita era una macchina, ok? Oggi, tipo la settimana scorsa, quando ho dato un cambio a Saibu, il ragazzo che ci guarda e accudisce le vacche per noi in alpeggio, ma anche poi in inverno in stalla, alle 5:30 essere là sopra con il sole che sorgeva a est, la nebbiolina che sembrava l'acqua all'interno di un fiordo norvegese che veniva su nella valle, tu al di sopra delle nuvole, ti posso garantire che sono sensazioni diverse. Rimane protetta dalle teline. Ma quanti produttori ci sono di Castelmagno? Allora, Castelmagno considera che tutti i produttori siamo 14, ok? Castelmagno d'Alpeggio, e i 3 o 4 che lo facciamo non ne facciamo 3.000 forme all'anno. Nel vallone di proprietà dove le nostre vacche mangiano ci sono 300 tipi diverse nella stagione tra erba e fiore, ed è quello che secondo noi poi fa la differenza, viene trasformato fortunatamente dalle vacche nel latte, ed è quello che noi utilizziamo per fare il nostro Castelmagno. After fermentation, here they are. 3-day-old blocks of curd that are ready to be milled and salted. Partiamo. Sono anche queste scale, insomma, un po'. Sì, è allenante qua. Allora, adesso praticamente ho calcolato, devo raggiungere il peso di 21,10 con il sale. Quindi quanto sale Diciamo che è variabile a seconda dell'umidità della pasta, ma intorno al l'1,5-2% di pasta. Now it's time to transfer the curd into the 6 molds that will make 6 wheels of Castelmagno. Each wheel is marked with this, the symbol of Castelmagno cheese.
e viene messa sotto le forme prima di andare sotto la sotto. pressa, esatto, che rimarranno appunto impresse nella forma ed è quello che va a caratterizzare le forme di Castelmagno. Ok, ma che cos'è un pezzo di formaggio? E È un animale? no, Cos'è? è una montagna. Ah, È giustamente. una montagna tagliata che fa una C di Castelmagno. Ok, e poi c'è anche la forma del formaggio. Esatto, esattamente. Beh sì, siamo in montagna. Sì, Me siamo ne sono in- resa conto siamo- stamattina siamo a in salire con la macchina. Siamo a 1500 Devo metri. dire un paesaggio un po' straniero per me. Although the cheeses will be pretty compact when they get out of the press, Enzo tells me that this method allows him to still leave some room for the blue mold to attack the cheeses later. Mettiamo il simbolo del consorzio Ok. e la mandiamo sotto la pressa. Adesso siamo qua, finito la formatura, andiamo nella pressatura. They will stay in the press for 2 days. They would then be transferred to a series of caves to age. Dopodiché li portiamo nella stagionatura numero 1, dove c'è, come senti e vedrai, una ventilazione più forzata, manteniamo Sì. circa l'80% di umidità tra i 9 e i 10 gradi, le forme stanno qua qualche giorno, si crea la crosticina perché? Perché le forme appena tolte sono queste girate al contrario e vedi sono ancora, anche se sono state sotto pressa, sono ancora morbide, delicate e quindi a movimentarle potresti anche, tra parentesi, danneggiarle. Dopo qualche Posso toccare? Sì. È vero, Sono, si sente. sono morbide. Rimbalza. Questa qua invece è una forma che è stata già alcuni giorni e vedi è già più rigida, lo senti, Sì, e è ci, vero. e ci permette di movimentarle in sicurezza. At 10 days old, the wheels are transferred to another cave, where they will age for up to 1 year. Ah sì, qua fa Qua. freschino. Fa freschino, ma la temperatura è vicino all'altra, nel senso, vedi, Sì. 80% di umidità, 9 gradi, tra i 9 e i 10 gradi. And here is where Castelmagno will start its journey to becoming a blue cheese. Maybe. Both caves have a strong presence of Penicillium roqueforti, the mold that gives blue cheeses blue veins. Yes, roqueforti like Roquefort, the iconic French blue cheese, but we're in Italy for today, maybe that's material for another video. For most blue cheeses, the mold has been isolated and is usually added in liquid form at the start of the cheesemaking process, and it's then encouraged to grow through controlling the aging environment. You can see this happening in Stitcherton, a wonderful blue cheese that I've covered before on my channel. I'm gonna link the video up here if you're interested. But to make Castelmagno, Enzo hasn't added anything. It's up to the mold that is naturally present in the cave to make its way into the cheese. E all'interno però non sai poi se si è sviluppato qualche venatura. È come aprire l'uovo di Pasqua, uguale, e c'è la sorpresa dentro, ma la vedo solo quando lo apro. Ok. Se è partita l'erborinatura lo scopro solo al momento del taglio. Perché da fuori, cioè anche se la muffa ha attaccato la parte esterna non vuol dire niente. Allora, vedi questa qua c'è la muffa su questa forma qua, Sì. ma se la tagliassi dentro non c'è, Come fai a saperlo? perché è ancora fresca. Come ti dicevo prima, di sopra c'è l'umidità, no, che le tiene ancora chiuse fondamentalmente. Ok. E ci vogliono dai 6-7 mesi prima che asciuga la forma, si creano le cavillature, entra l'aria e partono le muffe. Prima è praticamente impossibile. Ok. Wow.
Quindi tutta questa muffa fuori non vuol dire niente. in verità. Ah, per adesso no, però è una cosa positiva perché mi mantiene l'umidità interna della forma stessa. Esatto, ok. La parte sotto è quella che tu hai visto dove io facevo il nodo. Infatti sotto la pressa vengono messe così. Qui c'è il nodo, gli spessori che vanno a pressare e sotto il simbolo del Consorzio del Castelmagno. The only thing that Enzo can do is make the cave as cozy as he can get for the fungus to really feel at home. The fungus likes humidity, and the floor here is kept deliberately wet to keep the room humid all year long. But it's not just penicillium. In the cave there are different molds, like this one that looks like cotton balls called Geotricum, that helps with the cheese ripening. Although some mold growth is encouraged, this doesn't mean that Enzo can just abandon the cheeses in the cave for 1 year. He needs to constantly attend the cave to turn the wheels to ensure they keep an even shape. He also needs to wash away any unwanted molds with water and salt, like this one he colloquially calls cat hair. Because we're in the Alps, getting to the dairy gets trickier and trickier as the weather gets colder. E quindi anche d'inverno, quando in borgata non c'è nessuno, perché quando noi scendiamo con le vacche non c'è poi più nessuno, la strada viene chiusa al colletto da parte del sindaco perché qui non c'è nessun abitante tutto l'anno. Ah, non c'è nessuno? Non c'è nessun abitante. Ok. È troppo in alto? No, non c'è nessuno. Per evitare la strada che l'hai qualcuno... vista com'è, quindi ci sono anche qualche canalino che scarica la valanga, quindi per prevenire che qualcuno si possa far male. Il sindaco fa un'ordinanza, chiude la strada e allora noi veniamo su a piedi e quando c'è la neve indossiamo le racchette da neve, facciamo i 2 chilometri che ci separano dal colletto e veniamo su. Quindi è per quello che dico, anche d'inverno è allenante. Sì, quindi per evitare che comunque i formaggi non rimangano qui incustoditi perché il problema è che poi, sì certo, poi dopo qualche mese arrivano gli acari, no? Come da tutte le parti, quindi il nostro compito è poi quello di spazzolarli, pulirli per prevenirli dalla proliferazione dell'acaro. Because of the remote location, Castelmagno is only made in the summer months. E qua in fondo a destra puoi vedere le forme fatte all'inizio, queste qua sono le forme più vecchie, vedi, con il loro bel simbolo del consorzio. Quindi le più vecchie hanno 4 mesi? Hanno 3 mesi. 3 mesi. 19,06. Prime forme fatte in alpeggio quest'anno. Castelmagno has a minimum aging of 60 days, but Enzo likes to age his cheeses from 8 months up to 1 year. Poi ti garantisco che evolve, cambia, non voglio dire che diventa per intenditore, però con lunghe stagionature è buono e impegnativo anche come gusto. He told me he even tried a 4-year-old Castelmagno, which, according to him, tasted amazing. Perks of the job, right? Ed era stato abbinato a un passito di Caluso nel 1956, ti posso garantire che quella sera lì la mia bocca è stata felicissima, perché ho avuto un connubio di gusti, aromi non indifferenti. Allora, vediamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso. Andiamo a tagliare una forma del 20 settembre dello scorso anno, quindi con quasi un anno di stagionatura. Quindi qui non sai se si è sviluppato? Non ho più pallida idea. E come vedi ne ha una parte che sta iniziando a sviluppare il penicillium interno, vedi questa parte qua, più verde, qua anche la vedi, se fosse stata ancora lasciata in stagionatura almeno qualche mese, lei continuava ad asciugare e quindi questa parte di muffa si propagava all'interno della forma stessa. Ma comunque non forma le venature perché si propaga in maniera naturale. Si propaga in maniera naturale e dove va, vedi, ce n'è anche un pezzettino qua sotto che si intravede. Quindi è qua sopra, è qua sotto e poi
se si creano le cavilature anche interne, lei si propaga in un modo, diciamo, a fantasia. Ok. Ma scusami, quindi Prego. ma cambia il sapore nelle parti dove si sviluppa? Cambia il sapore o è Sì, giusto... cambia il sapore perché è come l'ho assaggiata, ne ho approfittato per assaggiare se era buono o meno. Ok. E che ne È pensi? buona? Sì, è buona. Sapida al punto giusto. Allora, cambia perché dove ci sono le muffe in realtà è la zona più dolce, ok? È come se assaggi il gorgonzola, la parte più forte è quella dove non c'è la muffa. Dove c'è la muffa invece è la parte più Più dolce. dolce, Esatto. ok. Ti fa piacere assaggiare un pezzettino anche a te? Certo, grazie. Voilà, la crosta non è edibile, io te lo taglio e te lo pulisco dalla crosta. Ok, ce l'hai il microfono? Sì. Ce l'ho. Eccoci. Allora, come ti ho detto Claudia, assaggia prima questo che era la Ok. parte vicino alla crosta, quindi senza l'erborenatura. Senti la sapidità, ok, diversa rispetto a quella zona dove c'è la muffa. Ok, che dovrebbe essere più dolce. L'altra è più dolce. Comunque me lo aspettavo più friabile, sai, rimane abbastanza... Sì, no, ma perché è il tipo di lavorazione che ci facciamo noi. Personalmente non ci piace il Castelmagno quello gessoso, ok? Quello che è tanto asciutto. sì, e sì, che si infatti, scaglia. rimane comunque abbastanza Questo qua invece morbido. rimane abbastanza morbido. Assaggi pure tu? Sì, assaggia Vai. anch'io, guarda c'è un pezzettino qua. Fantastico. Ok. Sì, non è gessoso. Buono. Molto ricco. Sì. È vero, è molto diverso dai formaggi erborinati, anche stagionati. Ma è Cioè, la il lavorazione sapore, sì, e il completamente tipo di diverso. lavorazione. Dividiamo questo. Eh sì. Eh sì, questo è dolce. Più morbido ed è più dolce. È che è incredibile comunque, cioè lo stesso È formaggio. lo stesso formaggio, lo stesso identico formaggio. Ed è per quello che, Per quello che si è formato solamente in quella parte piccolina esatto, lì. se rimaneva ancora qualche mese a stagionare, lui asciugava anche un po' di più internamente. Quindi ogni forma comunque tu non sai che formaggio Assolutamente no. sarà. Sì, Io questo so che è questo, ok? Il primo che hai assaggiato. No, questo ne sono certo. quello sì. Questo non ne sono certo. L'erbonatura è naturale, quindi è come ti dicevo prima, è come aprire l'uovo di Pasqua. La sorpresa, la vedi solo a prenderlo. È vero. Però è buono perché è fresco. Sì. Vabbè, perché ovviamente magari qui fa freddo, non lo so. No, L'area di montagna. No, è la lavorazione, sì. è il tipo di Rimane lavorazione. fresco, sì. Cerchiamo di farlo rimanere fresco e morbido, anche se la lavorazione è un tipo di lavorazione che te lo asciuga, fondamentalmente Sì. come hai visto sopra. Però non ti rimane, ecco, sul palato. Di solito un formaggio con questa consistenza magari lo senti, hai sete, invece scende giù, si scioglie in bocca e scende senza, Sì, è vero, insomma, senza difficoltà. So, what is the best way to eat Castelmagno? Well, if you made it this far, chances are that, like me, you just like to eat cheese on its own as a snack, as if it was chips. But actually, a very traditional dish here in Piedmont is gnocchi al Castelmagno, which is homemade gnocchi and a lot of melted Castelmagno cheese. The staff at the dairy prepared some for me and it was absolutely dreamy. And if you get your hands on Castelmagno, I 100% recommend this dish. Thank you so much for watching this video and for showing support to the channel. If you haven't subscribed yet, please do so. It helps my channel a lot. Thank you again and I'll see you in the next video.